Ciao ragazzi, io sono Riccardo, bentornati nel mio canale YouTube. Oggi guarderemo la lampada frontale con sensore di luminosità della Krivit, comprata all'Idol il giorno 21 novembre 2021, o forse era il giorno 22, a 12,99 €. Guarderemo le sue caratteristiche, guarderemo le funzioni che ci consente di impostare il tastino e qualche altro accessorio. Quindi mettiamoci sul bancone e guardiamola da vicino. Questa è la confezione del prodotto, all'interno troveremo un cavo USB di tipo C, un manuale di istruzioni e la lampada frontale. Allora, intanto è disponibile sia in colore bianco che in colore arancione. Guardiamola per bene da vicino. Sulla parte posteriore abbiamo questa cinghia elastica, regolabile in larghezza tramite questo sistema a scorrimento, che ci permette di regolare quindi la misura corretta per poterla fissare sia su un casco che eventualmente direttamente sulla fronte. Anche se mi sarebbe piaciuto se ci fossero stati degli elementi un pochettino più confortevoli e soprattutto qualche inserto antiscivolo, perché posizionata su un casco in plastica per esempio potrebbe anche scivolare. Guardiamo ora la parte principale di questa lampada. Intanto è reclinabile, quindi è possibile una volta posizionata regolarla tramite questi scatti con l'inclinazione che più preferiamo. Sulla parte alta abbiamo il tasto di accensione, sulla parte frontale abbiamo un LED di colore rosso, un sensore di luminosità, perché questa torcia ha la possibilità di regolare la propria intensità in base alla luminosità dell'ambiente, ed è una funzione che è possibile escludere. Adesso guarderemo il tutto per bene. Sulla parte bassa c'è l'ingresso per la presa USB di tipo C, basta aprire questo sportellino, inserire il cavetto e la torcia si caricherà. Sulla parte alta c'è il tasto di accensione che nasconde anche un LED. Infatti premendolo una volta la lampada si accenderà direttamente in modalità automatica, quindi verrà attivata la funzione di sensore di luminosità. E a conferma di questa funzione lampeggerà un LED nella parte interna che si vedrà in trasparenza vicino al tasto di accensione. Quindi l'accendo direttamente e inizierà a lampeggiare questo LED verde. E questa è la luminosità automatica che in questo momento si è adeguata alla luminosità dell'ambiente nel quale ci troviamo. Abbiamo la possibilità però di variare questa funzione passando alla modalità manuale, quindi premendola nuovamente andremo alla modalità più alta, pressione successiva andremo alla modalità media, con un'ulteriore pressione andremo alla modalità più bassa e poi con l'ultima pressione la spegneremo. È possibile anche accendere il LED di colore rosso mantenendo premuto il tastino, oppure passare dalla modalità con la luce bianca alla modalità con la luce rossa semplicemente premendo il tastino anche mentre è accesa. Quindi facciamo la prima prova mentre è spenta, lo mantengo premuto e si accende il LED rosso. Con la prima pressione sarà un'accensione con luce fissa, premendolo nuovamente invece inizierà a lampeggiare. Premendo ulteriormente si spegnerà. La stessa cosa quindi è possibile farla anche con la lampada accesa con la luce bianca, quindi l'accendo, mantengo premuto il tastino e passerà da bianco a rosso. Si può fare anche la procedura inversa, quindi passare dal colore rosso al colore bianco, sempre mantenendo premuto il tastino. Per poter accendere la lampada direttamente con l'intensità di luce che ci interessa, possiamo premere il tasto un numero di volte necessario a raggiungere la funzione che noi preferiamo. Per esempio, per raggiungere la modalità alta basterebbe premere 2 volte velocemente il tasto, perché non è un tasto che ci consente funzioni particolari, ma semplicemente il numero di pressioni dato al tastino farà raggiungere il livello di luminosità che noi preferiamo. Allora, facciamo la prova direttamente così, con la luce spenta sul bancone. Adesso c'è la modalità luminosa più bassa. La spengo, la riaccendo con la modalità automatico e vedrete che il fascio luminoso inizialmente sarà più elevato e poi si va adeguando in base alla luminosità dell'ambiente. Quindi la spengo, la riaccendo, vedete come si adegua, quindi ha abbassato la sua luminosità che prima era un pochettino più elevata e adesso si è adeguata all'ambiente circostante. E mentre abbiamo le luci spente voglio farvi vedere anche un'altra particolarità. Questa torcia ha sulla sua parte frontale anche un anello fosforescente che ci permette di individuare la torcia al buio, che come scritto sul manuale di istruzioni che adesso leggeremo in modo più approfondito non contiene sostanze velenose. Sulla fascia elastica che avvolge la testa è nascosto un ulteriore accessorio, quindi un fischietto che ci consente di fare segnali sonori. Adesso lo proveremo, adesso metterò un fischio, poi farò una ripresa pure mentre lo utilizzo, ma comunque l'importante è sentire il suono che emette. E facciamo anche un paio di prove al buio, nulla di che, quello che basta per capire quanta luminosità può emettere questa torcia illuminando un ambiente. E questo è il suono emesso dal fischietto. E allora ragazzi, siamo all'interno del mio stanzino, come sempre iniziamo la prova in questo modo. Se riesco farò anche una prova in esterno, ma questa comunque per capire il tipo di torcia dovrebbe andare già bene. L'accenderò direttamente con luminosità automatica. La lampada ovviamente si adeguerà alla luce presente nell'ambiente, in questo caso luce 0, quindi siamo al buio pesto, e vedremo quanta luminosità emetterà. Ok, adesso io sto indossando la lampada, adesso passo allo step successivo.
che resta invariato, quindi la lampada è andata direttamente in modalità massima. Adesso farò la pressione successiva, questo ovviamente è la modalità intermedia, come vedete si riesce a vedere molto bene, io rimango fermo con la testa, il fascio luminoso riesce ad illuminare in modo graduale anche lateralmente e in alto, senza muovere il capo. Adesso lo sto muovendo. Riesco ad illuminare perfettamente tutto l'ambiente, non si concentra al centro, solamente poco, forse per vedere comunque meglio di fronte a noi, però ci permette di vedere anche lateralmente. Adesso abbasso la luminosità, questa è la minima, e permette di vedere pure benissimo. Io per esempio per questo ambiente utilizzerei tranquillamente questo tipo di luminosità perché riesco a vedere tutto senza difficoltà. Pressione successiva si spegne, adesso proviamo la luminosità rossa. Ok. Che simpatica, un pochettino macabra, però va bene. Adesso proviamo la luminosità rossa lampeggiante. Ok, questo potrebbe essere un ottimo segnale luminoso per essere individuati. Ottimo. Adesso si riesce a vedere perfettamente l'anello fosforescente nella parte frontale, anche da distante. Effettivamente però non so per quanto tempo rimanga acceso, spero che duri almeno qualche ora. E adesso guardiamo un po' di caratteristiche tecniche, tra quelle riportate sul manuale di istruzioni e quelle riportate sulla scatola. Innanzitutto vediamo che ha una luminosità che va da 40 fino a 200 lumen e che nel caso della luminosità col sensore automatico ovviamente si autoregolerà. Adesso guardiamo le specifiche tecniche. Ha un LED da 1,5 watt, un grado di protezione IP44, quindi è possibile utilizzarla tranquillamente anche sotto la pioggia, e una batteria di ioni di litio da 3,7 volt da 1800 mAh. Abbiamo detto che la ricarica va eseguita inserendo il cavo USB di tipo C da questa parte. Il cavo USB di tipo C è ormai il cavo più diffuso su tutti i dispositivi ricaricabili, quindi è possibile ricaricarla anche con altri cavetti che possediamo, questo non è il suo originale. Come vedete, durante la fase di ricarica si accende il LED di colore verde e questo sta a indicare che la batteria interna non sostituibile si sta ricaricando. Quando si spegnerà vorrà dire che la batteria avrà raggiunto il livello massimo di carica. Se durante l'utilizzo però questo LED si accenderà di colore rosso, vorrà dire che la batteria ormai sarà completamente scarica e bisognerà ricaricarla nel più breve tempo possibile. E forse non ve ne siete mai accorti, ma le torce frontali, tattiche, tutti i tipi, a me piacciono. Allora ragazzi, cosa dire di questa piccola torcia? Effettivamente è una torcia frontale, una lampada che torna utile in diverse occasioni. Può essere utilizzata a pesca, può essere utilizzata per fare manutenzione, può essere utilizzata per escursioni. Addirittura ho un amico che ne ha comprato un paio perché è parchettista e mentre lavora ovviamente si fa ombra perché si lavora piegati verso il basso, e ha comprato diverse di queste torce frontali perché le utilizza appunto al lavoro. La modalità automatica è veramente molto gradevole perché, come avete visto nell'ambiente di poco fa molto buio, è andato direttamente a massima luminosità, quindi ci permette di vedere bene quando non c'è luce. Cosa dire? Io spero che questa recensione vi sia piaciuta. Se la trovate ancora disponibile, sappiate che è disponibile sia di colore bianco che colore arancione. E basta. Vi saluto, vi ringrazio di aver visto questo video fino in fondo, vi invito ad iscrivervi al mio canale, mettere mi piace al video, cliccare sulla campanella per attivare le notifiche e ci vediamo ai miei prossimi caricamenti. Ciao da Riccardo e a presto!